thank you for your kind invitation to speak to you today about Immunity Plus, high immune response, as a new tool to help improve genetics of disease resistance. Okay, grazie di avermi invitato qui e di avermi dato l'opportunità di parlarvi di Immunity Plus come un nuovo strumento per il miglioramento genetico della resistenza alle malattie. So the first question is, why are dairy health so difficult to improve? La prima domanda è perché i caratteri legati alla salute delle vacche da latte sono così difficili da migliorare. And the first reason is the low heritability. Most of these traits are lowly heritable with heritability less than 10% or less. La prima risposta a questa domanda è che sono difficili da migliorare geneticamente perché hanno una bassa ereditabilità. La maggior parte dei caratteri legati alla salute hanno un livello di ereditabilità che è sotto il 10%. There are also very few direct measures of selection for disease in selection indices around the world. For example, Canada just added mastitis to their selection index in 2014. E l'altra difficoltà è che ci sono veramente poche misurazioni dirette delle malattie negli indici di selezione, quindi ci sono pochi dati che sono usati nella selezione per la resistenza alle malattie. Ad esempio il Canada ha solo recentemente, nell'agosto del 2014, introdotto l'indice per la resistenza alle mastite dopo aver messo in piedi la raccolta dati per la mastite, quindi il 2014 è l'altro ieri praticamente. We also have poor data collection and quality in terms of disease records. And if you don't have a good disease recording, it's very difficult to correlate that with any other kinds of traits like immune response. So that's been a limiting factor. Okay, un altro fattore limitante è che c'è la qualità dei dati e anche la consistenza di come vengono raccolti i dati relativi alle malattie e alle diagnosi delle varie patologie è abbastanza bassa, e quindi questo non permette di correlare, rende difficile correlare queste informazioni anche con le altre informazioni che vengono raccolte sugli animali. And finally, selection for improvement of one disease could be at the expense of susceptibility to other diseases. And I'll talk about that more as we go on, because I tried to address that with the high immune response Immunity Plus technology. E l'altra difficoltà è che la selezione per combattere una malattia spesso può essere controproducente per combatterne un'altra, per cui in realtà nel proseguo della presentazione la dottoressa Mallard ci spiega come ha cercato di rispondere a quest'ultima questione con questo lavoro chiamato Immunity Plus. So here are some disease trends in Canada between 2008 and 2011, and you can see that at least we're not now on the steep uprise as we have been in the past, but we still have a lot of diseases, and some of those diseases, such as mastitis, they are still slightly increasing. Okay, questo è il trend delle diverse patologie in Canada dal 2008 al 2011. Come vedete sono tante, fortunatamente il trend generale è tendenzialmente in discesa e non in crescita come è stato negli ultimi anni, però ci sono delle patologie tipo la mastite che è ancora comunque una delle patologie prevalenti ed è ancora un pochino in aumento rispetto agli altri. Devo tradurveli tutti o sono tutti chiari? C'è qualcuno che ha bisogno della traduzione di qualcuna? No. Ok. So that brought us to the question, could genetic approaches be used to improve immunity in livestock?
Allora, la domanda successiva è: possiamo utilizzare un approccio genetico per migliorare l'immunità nelle specie zootecniche? And I've been thinking about this question for at least 25 years. I've been on faculty at Guelph for 25 years, and I've been thinking about that question for quite a long time. Ho cercato di dare una risposta a questa domanda per 25 anni, 25 anni che cerca di rispondere a questa questione. So our group decided to focus on broad-based disease resistance. Not resistance to any one particular pathogen, but try to get broad-based disease resistance and focused on estimated breeding values, or EBVs, of immune response traits. Quindi il suo gruppo di lavoro ha avuto sempre come focus quello di selezionare per questa resistenza generale e non per una particolare patologia, e soprattutto basato su dei valori genetici stimati dei caratteri della risposta immunitaria. And why do we focus on the immune system? It's because this provides the strong chain of protection against a wide range of pathogens. Perché ci concentriamo sul sistema, perché concentrarsi sul sistema immunitario? Perché costituisce una forte catena di protezione contro una vasta varietà di patogeni. And so this is the whole concept behind the high immune response technology, is to improve the immune system. Per cui dietro tutto il lavoro fatto su Immunity Plus c'è questo obiettivo di selezionare per una migliorata risposta immunitaria e quindi rafforzare questo complesso sistema che ha vari livelli, c'è l'immunità innata, la risposta cellulo-mediata e la risposta anticorpale, che tutto insieme costituisce la difesa contro le patologie. This is what I call the immune response triangle, and my students get to see this triangle a lot. Ok, i suoi studenti vedono questo triangolo molto spesso, è quello che lei chiama il triangolo della risposta immunitaria. At the top of the triangle is the immune response phenotype of an individual. Sulla punta del triangolo, al vertice del triangolo, c'è la risposta immunitaria dell'animale misurata a livello fenotipico. This is underpinned by the genome, and there's about 2,000 genes that control this phenotype. Ok, alla base del triangolo c'è il patrimonio genetico dell'animale, dove ci sono circa 2000 geni che controllano e regolano il sistema, la funzionalità del sistema immunitario. And the epigenome is also involved, and that tells how the genes can be read. E sopra quello che c'è scritto nel DNA c'è l'epigenoma, che è quello che decide quale gene viene trascritto e come, e diciamo gestisce più la parte di regolazione dell'espressione di quello che c'è scritto nel DNA che sta sotto. A little more detail about what's inside the triangle. Un po' più di dettagli su cosa c'è dentro il triangolo. And the first component is the innate host defense mechanisms. Okay, il primo livello è la risposta immunitaria, quella innata, la risposta di base innata di qualsiasi soggetto. And this would include things like the phagocytic cells and the complement system, but there's no immunological memory in innate defense. Non c'è nessuna memoria immunologica, però ci sono coinvolti i fagociti piuttosto che il complemento che lavorano su nell'ambito della risposta innata. The adaptive immune system has two sides. The first is antibody-mediated immune response. La risposta adattativa dell'animale all'ambiente qui ha due livelli. Una è quella la risposta mediata attraverso gli anticorpi. The other portion, the other arm of the adaptive immune system is cell-mediated immunity.
e l'altro braccio della risposta immunitaria è quella cellulo-mediata. So, antibody-mediated immunity for short, we call it AMIR or AMER, and this controls extracellular pathogens such as E. coli. Ok, questo è l'acronimo che viene usato, Antibody Mediated Immune Response, quindi si chiama AMIR, è la risposta anticorpale e risponde a tutti gli organismi extracellulari come per esempio E. coli. On the other hand, we have the cell-mediated, we call that CMIR or CMER for short, and this controls intracellular pathogens such as viruses or the bacteria like mycobacteria that cause Johne's disease. Okay, l'altra è la risposta cellulo-mediata, anche questa ha un acronimo per brevità, è quella che controlla la risposta verso questi microrganismi che si combattono a livello intracellulare come i virus e il Mycobacterium bovis, che è quello della paratubercolosi. So AMER and CMER are the two twins of the adaptive immune system, and they do have immunological memory associated with them. Is that okay? No, Two twins? Okay, so AMER and CMER. Lavorano insieme. Ok, Okay, sono got it. praticamente come dei fratelli gemelli che lavorano insieme per combattere i patogeni. And the heritability of the traits that we focus on, the heritability has to be of 25% or better. Ok, e loro hanno cercato di identificare dei dati fenotipici che potevano avere un'ereditabilità del 25% come minimo o meglio se si riusciva. E questo So our research focuses on two tests to capture this broad-based immunity. Ok, la loro ricerca si basa su 2 test per catturare questa risposta immunitaria. So the first test for cell-mediated immunity is a skin thickness test. Ok, il primo è un test tipo l'antitubercolina per vedere la risposta a livello del derma, quanto si rigonfia la pelle. So here is the control site, and here you can see is a positive test site, and you can see from the histological section all of these dots, these circles. This is infiltration of cells, leukocytes of the immune system. Ok, nella foto vedete due test, 2 tipi di risposta, uno è negativo, quello cerchiato di rosso è la risposta positiva, e sotto avete il referto istologico dove vedete l'infiltrazione da parte dei microrganismi, no? Delle cellule, dei neumociti, sì, scusami. This is Si capisce che non sono un immunologo. This is a picture of one of my students, and he's taking a blood sample from this cow after she's been immunized. And antibody will be taken back to the lab, and we'll test the amount and type of antibody using ELISA. Ok, l'altra foto è una foto di un suo studente che sta prelevando un campione di sangue da una bovina dopo che era stata immunizzata, per misurare il livello di risposta anticorpale che viene misurato in laboratorio con un test ELISA. So the high immune response, or HIR for short, requires 3 farm visits. Ok, quindi il test completo richiede 3 visite in azienda. In Canada, we train veterinarians to do this test on farms. In Canada si insegna ai veterinari come fare, c'è una formazione apposta per come fare questo test per la risposta immunitaria. And the immunization and sampling takes about 5 minutes per animal. L'immunizzazione e il prelievo del campione
richiede circa 5 minuti per animale. But because the heritability is quite high, it's a genetic test and it only has to be done once in the animal's lifetime. That's the good news. Ok, però il lato positivo è che in realtà è vero che ci vuole un po' di tempo per rilevare questa informazione, però l'ereditabilità è molto elevata, è il 25% e sono state fatte delle prove, in realtà la risposta non cambia nella vita dell'animale, quindi basta farne uno una volta nella vita dell'animale. Individuals with a robust and balanced immune response, these are called the high immune responders, and the method is what is called the high immune response technology. Gli individui con una risposta immunitaria robusta, forte e bilanciata sono chiamati come faccio tradurre in italiano questo, ad alta risposta, gli soggetti ad alta risposta immunitaria, e la metodologia è identificata come questa HIR tecnologia HIR. So HIR classifies cattle as high, average, or low immune responders. Questo test classifica gli animali come risposta alta, media o bassa. Immune response flows over a normal distribution. E la variazione segue una distribuzione normale. Each of the circles represents the immune response of an individual animal. I puntini sotto la curva rappresentano ciascuno un animale, la risposta immunitaria di quell'animale. Individuals to the left are low immune responders and they get sick more often. Ok, gli animali a sinistra della curva sono quelli sotto la media, diciamo, sono quelli a bassa risposta immunitaria e sono quelli che si ammalano più frequentemente. Individuals to the right, one standard deviation or greater than the population mean, these are the high immune responders. Invece gli animali alla destra della curva più una deviazione standard o più alti rispetto alla media della distribuzione sono chiamati gli animali ad alta risposta immunitaria, sono quelli che sono identificati dal bollino HIR. These would also be immunity plus animals. E questi sono anche gli animali che vengono identificati nei cataloghi della Senex come Immunity Plus. And remember, this classification is done based on estimated breeding value, so it's a genetic test. E questa distribuzione è ricavata sulla base di un'analisi che usa il dato fenotipico per stimare un indice genetico, quindi corregge per gli effetti ambientali, e è sulla base di questo valore genetico stimato che viene fatta la divisione. And this allows classification of animals within herds and between herds. E questo permette di classificare gli animali sia all'interno di un allevamento che tra allevamenti. So what's the significance of being a high immune responder? Quindi qual è il significato di essere, cosa vuol dire essere un animale che ha un'alta risposta immunitaria? And there are 5 or 6 key features. E ci sono 5 aspetti chiave. The first is decreased occurrence of diseases such as mastitis, metritis, ketosis, retained placenta, and so on. Allora, il primo aspetto chiave è una diminuzione dell'incidenza di mastiti, metriti, chetosi e ritenzione di placenta e altre malattie. High immune responders also have improved response to commercial vaccination. Gli animali ad alta risposta immunitaria hanno anche una risposta più efficiente ai vaccini che sono in commercio. There's beneficial associations with herd life and some reproductive traits. Ci sono delle associazioni positive con la longevità e alcuni caratteri legati all'efficienza riproduttiva. Improved milk and colostrum quality. C'è anche un effetto c'è una qualità migliore del latte e del colostro prodotto dall'animale. Better hoof health, such as digital dermatitis. E una migliore salute dei piedi, soprattutto della dermatite digitale.
And finally, they're less likely to be seropositive for paratuberculosis. E si è visto che è meno probabile che siano sieropositivi per la paratubercolosi. Animals with these characteristics can wear the immunity plus shield, and you can see they should be resistant to different kinds of pathogens. Ok, gli animali che sono ad alta risposta immunitaria è come se avessero lo scudo dell'alta immunità che usano per difendersi dai vari patogeni che li vedete tutti intorno che cercano di attaccarli. So let's look more closely at some of the benefits. Allora, adesso vediamo più in dettaglio quali sono questi benefici. So benefit number 1 is lower disease incidence. Il primo era una minore incidenza delle malattie. High immune responders have about half of the disease occurrence of low immune responders, and the average are in the middle. Allora, se combiniamo tutte le malattie, gli animali ad alta risposta immunitaria hanno circa la metà dell'incidenza che hanno rispetto agli animali ad alta risposta immunitaria, quelli in media sono a metà tra i due gruppi. Let's look at some specific farm data, and the first comes from a large U.S. dairy. They were milking about 3,000 cows, and we were able to go into that herd and over the course of a couple of weeks test 700 animals. Ok, alcuni dati di un allevamento viene da un'azienda americana dove c'erano 3.000 vacche in lattazione e in realtà loro sono andati a fare un lavoro in 2 settimane e hanno raccolto i dati su 700 animali. In this herd, the high immune responders had 27% less mastitis, 17% less metritis, 32% less retained placenta, and we saw no adverse effects on production. And this was comparing high immune responders to the rest of the herd. Allora, confrontando gli animali ad alta risposta immunitaria contro tutti gli altri animali, quindi i medi e i bassi insieme, quello che è stato osservato è che gli animali ad alta risposta immunitaria avevano il 27% in meno di casi di mastite, il 17% meno metriti, 32% meno ritenzione di placenta e non è stato registrato nessun effetto negativo sulla produzione. I've tried to provide a reference at the bottom of most of my slides so you can go and read more if you want to later. Ok, se volete leggere, approfondire ulteriormente l'argomento, sotto ogni slide, quando sono citati dei dati, c'è anche il riferimento bibliografico per cui poi potete andare a cercarlo e leggere più in dettaglio. If you can't read it, maybe Fabiola will do a translation for you. Ok, se non riuscite a leggerlo ve lo traduco io, ha detto. Here's some data from a mastitis project that we did in Canada. Okay, questi sono dati da un progetto che hanno fatto sulla mastite in Canada. The pathogens, we looked at various pathogens, E. coli, Staph aureus. Ok, hanno guardato diversi patogeni come il coli o lo Staphylococcus aureus. Here's the incidence in low responders, average, and high responders. Ok, quella è l'incidenza della mastite clinica, già avete i numeri per quelli a bassa risposta anticorpale, una media risposta anticorpale e un'alta risposta anticorpale. The incidence rate in the low responders was 31, average 28, and high 17, significantly lower. Ok, no, sopra erano i numeri di animali nelle varie classi, scusate, e sotto il tasso di incidenza è quella riga rossa e vedete qual era il tasso di incidenza, era il 30,7% negli animali a bassa risposta contro il 17,1% negli animali ad alta risposta. We also had the opportunity to score severity of disease, and this was done by veterinarians. Okay, l'altra cosa che hanno cercato di misurare è la severità dei casi di mastite e anche qui si è osservata una differenza tra le due categorie di animali e questa misurazione è stata fatta dai veterinari. And in all the studies I'm going to show you, either veterinarians or animal health technicians were trained on how to uniformly score the disease.
Okay. E in tutte le aziende, in tutte le ricerche che hanno fatto è stata fatta la formazione sia ai veterinari che ai tecnici che si occupano di rilevare i dati della salute degli animali in modo che fossero il più standardizzate possibile. So you can see the severity in the low responders is much greater than that of average in high. E quello che vedete dalla tabella è che la severità dei casi negli animali a bassa risposta immunitaria è molto più alta rispetto alle altre due categorie di animali, sia quelli medi che quelli alti. And we can actually calculate the disease reduction. In this case, there was a 35% disease reduction between high and the rest of the cows. E allora si può provare a calcolare qual è la percentuale di riduzione dei casi di mastiti del gruppo degli animali ad alta risposta rispetto al resto degli animali dell'allevamento, ed è del 35%. And in this study you can see it's the antibody mediated that's giving protection. And remember, I told you antibody is what controls the extracellular pathogens like E. coli, Staph aureus, so it's exactly as we predicted the test should work. Ok, e come vedete, cioè, il test riesce a misurare esattamente quello che si vuole. Questa era la misura della risposta anticorpale, che è quella che entra in gioco quando ci sono dei microorganismi extracellulari, come quelli analizzati in questo caso, quindi è tutto molto consistente. Cioè, la teoria è abbastanza, sembra che i dati confermino che si sta andando nella direzione giusta. Whereas we look at data from other diseases such as Johne's disease, the association is with cell-mediated immunity. Se guardiamo altre patologie tipo la paratubercolosi, che invece in cui entra in gioco più la risposta cellulo-mediata, la relazione non è così. That's why you must keep antibody and cell-mediated immunity in balance. Per cui bisogna cercare di tenere in equilibrio tutte e due le componenti, perché una da sola non basta a costruire questa superiorità di difesa immunitaria generale. The second benefit is that high immune responders have increased response to commercial vaccination, and in this graph you can see the response to a J5 E. coli vaccine. Allora, il secondo beneficio era quello che c'era una risposta migliore ai vaccini in commercio. Quello che vedete nel grafico è l'analisi della risposta immunitaria utilizzando il vaccino J5 contro il coli. And here's the response for the high immune responders from week -8 to week +6 relative to calving, and the high immune responders have significantly higher response to this vaccine compared to average or low responders. Ok, vedete che la risposta degli animali ad alta risposta immunitaria è molto più elevata rispetto alle altre due categorie di animali, ed è misurata da 8 settimane prima del parto fino a 6 settimane dopo il parto. A third benefit is improved colostrum quality. Terzo beneficio è il miglioramento della qualità del colostro. And this graph shows specific antibody in colostrum, week 0, through to week 6. Ok, qui è la qualità si va a misurare gli anticorpi specifici nel colostro dalla settimana 0 alla sesta settimana. And you can see the high immune responders in green bars had more antibody at all time points, even out to week 6, compared to the low or average responders. Ecco, e andando a fare, gli animali ad alta risposta immunitaria hanno sempre un livello di anticorpi specifici più alto rispetto alle altre due categorie di animali, fino alla sesta settimana. And the graph would look just very similar if I was talking about total immunoglobulin or components in the milk such as beta-lactoglobulin. Il grafico è esattamente uguale se andate ad analizzare il livello totale di immunoglobuline o la beta-lattoglobulina. The fifth benefit is better growth of heifers. Il quinto beneficio è una migliore crescita delle manze.
And this work is done with a colleague in Australia. Okay, questo è un lavoro fatto in collaborazione con un collega in Australia. And you can see that the animals that were high, in this case again for AIMER, had significantly greater average daily gain compared to the low immune responders. Okay, se vedete il confronto tra gli animali a bassa e alta risposta immunitaria per la risposta anticorpale, c'è una differenza significativa nei tassi di accrescimento delle mazze. But there was no difference with SEMER or no difference when we combined AIMER plus SEMER, so this is combined. Okay. Gli altri due box si riferiscono all'immunità cellular mediata e alla risposta combinata delle due. In questo caso non si è osservata nessuna differenza di accrescimento tra i due gruppi di animali. So sometimes the advantages with AIMER, sometimes the advantages with SEMER. You must always be again watching to keep those traits in balance. Ok, quindi di nuovo in realtà certe volte analizzando alcuni caratteri c'è più associazione con la risposta anticorpale, altre volte con quella cellula mediata, quindi è importante tenere le due componenti sempre insieme. That's really one of the key to the success of this technology. È una delle chiavi del successo di questa tecnologia, il fatto di aver guardato tutte e due le componenti e non solo. The sixth benefit is improvements in lameness. Beneficio numero 6, miglioramento delle zoppie. So, one of the leading causes of culling in Canada is infectious digital dermatitis. Una delle maggiori cause di eliminazione negli allevamenti canadesi è la dermatite digitale infettiva. And you can see that the high responders had a 23% occurrence, whereas average and low responders had about a 50 or 60% occurrence. Ok, e nello studio che è stato fatto si è osservato che negli animali ad alta risposta immunitaria c'era il 23% di dermatite digitale, mentre nel gruppo medio e nel gruppo a bassa risposta c'era dal 50 al 60%. The high AIMER cows, although they had less infectious digital dermatitis, they did have more non-infectious hoof lesions, and we think this is when you don't have as much infectious hoof problems, then you can see some of these underlying non-infectious problems like bruises or corns. Okay. Gli animali ad alta risposta immunitaria avevano meno dermatite digitale, ma avevano più lesioni ai piedi di origine non infettiva, come a dire che siccome erano protette dal sistema immunitario per la patologia legata a un'infezione, quindi di origine infettiva, poi in realtà saltavano fuori di più gli altri problemi, perché che normalmente quando c'è la dermatite digitale vengono un po' coperti dalla dermatite digitale. High SEMER animals, they tended to have less interdigital hyperplasia. E quelli invece ad alta risposta cellular mediata si è visto tendono ad avere meno iperplasia interdigitale. Again, demonstrating the different roles of AIMER and SEMER. Ancora un'altra sottolineatura di come i due sistemi lavorano in modo diverso. In 2012, the high immune response technology was licensed from the University of Guelph to the CMIX Alliance. Ok, nel 2012 questo test, cioè tutto questo lavoro è stato dato in licenza dall'Università di Guelph alla CMIX. So for CMIX, we test all marketable proven bulls and their latest young genomics bulls. Per cui per la CMIX sono stati testati tutti i tori, quindi il test è stato fatto sui tori e su tutti i tori in commercio e anche su tutti i tori genomici, quelli più recenti. And so far we've tested well over 1,000 Holsteins. Sono stati testati più di 1000 tori. And we select the top 10% for overall immune response, and these qualify to be called Immunity Plus.
e solo il miglior 10% della distribuzione sono stati i tori identificati come immunity plus, quelli ad alta risposta immunitaria. So just to remind you again, immune response flows over a normal distribution. Quindi giusto per ricordarci, abbiamo visto che la risposta immunitaria segue una distribuita secondo la distribuzione normale. And we're interested here on these animals at this far right side of the curve. E noi siamo interessati a quegli animali che sono alla destra della curva, all'estrema destra della curva. So animals that are high for Amer and Semer, high, they get the immunity plus shield. E sono animali che sono alti sia per la risposta anticorpale che per la risposta cellulo-mediata. So I'll show you some disease data from daughters of immunity plus. Ok, adesso che ci sono i tori si può cominciare anche a misurare quello che succede alle figlie, quindi questi sono dati che vengono dalle figlie dei tori che sono identificati come immunity plus. This data comes from a US herd milking about 1,500 cows. Ok, questo era ancora un allevamento americano con 1500 vacche in latte nel 2013. And we had information on mastitis. E, erano disponibili informazioni sulle mastiti. You can see 8.8 versus all other daughters. So this is the immunity plus daughters versus all other daughters, and this is the 16%. Ok, quindi qui vedete la differenza, cioè l'incidenza nelle figlie dei tori immunity plus rispetto agli altri animali della stalla, cioè, il 9% contro quasi il 16% del resto della. And then all reported disease in that herd. This is all first lactation, but again you can see a difference in all disease. Ok, l'altro dato sono tutte le altre patologie che venivano registrate, quindi sono tutte insieme. Il dato è stato registrato soltanto sulle vacche in prima lattazione e anche qui vedete comunque una differenza è un po' meno evidente di quella prima, comunque gli animali figli dei tori immunity plus hanno un'incidenza minore rispetto agli altri. And also pneumonia. E questa è la polmonite, giusto? So you can actually nelle manze, anche nella polmonite nelle manze, vedete che c'è una differenza. So if you calculate the disease reduction, it's shown here 44, 8.5, and 25% disease reduction, depending on what disease you're looking at. Ok, so dipende, a seconda di quello che guardate, si può calcolare qual è la riduzione negli animali ad alta risposta rispetto agli altri, ed è il 44% per la mastite, l'8,5% per tutte le altre malattie e il 25,3% la polmonite nelle manze. Here's some information on sire-proof data. So here's the traits of interest. This is the average proof for immunity plus sire, and then we compare this to the proofs of non-immunity plus sires that we test. Ok, allora qui sono i dati relativi alla valutazione genetica del 2013 e è stato fatto un confronto tra il livello genetico medio per alcuni caratteri dei tori immunity plus rispetto agli altri tori. Cioè vedete la differenza rispetto agli altri tori. So you can see all of the differences are favorable. The magnitude may differ. Okay, tutte le differenze sono favorevoli, anche se l'entità della differenza può essere diversa a seconda dei caratteri che guardate. So you can see there's a slightly favorable association with somatic cell score. Quindi c'è un'associazione favorevole leggera con le cellule somatiche. And people often ask me, why isn't there a bigger correlation between the high immune response and somatic cell score? E la domanda è perché non è così leggera l'associazione con le cellule somatiche? And the reason is the somatic cells are only neutrophils, one type of cell of the immune system, where the high immune response technology tries to look at the overall, many cells of the immune system. Okay, la risposta è che in realtà le cellule somatiche che andiamo a misurare sono soprattutto neutrofili, quindi sono solo una dei tanti tipi di cellule che entrano in gioco nella risposta anticorpale che vengono misurati attraverso il test. And also somatic cell score only relates to mastitis. The high immune response relates to broad-based disease resistance.
E inoltre le cellule somatiche sono legate prevalentemente alla mastite, mentre il test cerca di coprire una resistenza più generalizzata, quindi non solo alla mastite, anche ad altre patologie, e non sono la stessa cosa. You can see there's also some interesting favorable correlations with fertility traits such as daughter pregnancy rate and daughter calving ease. E ci sono delle associazioni positive anche con il tasso di gravidanza delle figlie e nella facilità di parto delle figlie. So Jacques Chenet, the senior geneticist at CMEX, has helped with the calculations on this slide. Jacques Chenet, che è il genetista senior di CMEX, ha fatto un po' di calcoli per cercare di quantificare in termini economici e pratici le differenze tra gli animali. And we see that using Immunity Plus on daughters that are non-classified, there's an $80 added profit. So you know that the sire is Immunity Plus, but you don't know the immune response status of the daughter. Ok, allora qui parliamo di non sapere, non abbiamo misurato la risposta sulle figlie dei tori, ma le figlie dei tori che sono Immunity Plus si stima che diano un extra reddito di $80. So this is equivalent to what's happening commercially now, because the producer knows the immune status of the sire, but the producer does not know the immune status of the females in his herd. Che è la situazione normale negli allevamenti adesso, perché in realtà gli allevatori sanno il livello di risposta immunitaria del toro, perché è pubblicato sul catalogo, ma non hanno misurato la risposta immunitaria degli animali che hanno in azienda. So even with just half of the genetic information coming just from the sire, quindi solo con metà dell'informazione genetica, che è quella che arriva solo dal toro e non quella che arriva dal lato materno, we can see a 4 to 8% reduction in disease per generation. Possiamo aspettarci una riduzione dal 4 all'8% generalizzata su tutte le patologie. Now I'll tell you a little bit about our current research on genomics of immune response. Okay, questo è quello che c'è fino adesso lei cerca di raccontarci quello che stanno facendo a livello di ricerca sulla genomica della risposta immunitaria. And this would allow producers to get information on their females, on the immune response of their females. E l'idea è quella di dare lo strumento agli allevatori per misurare, per conoscere il livello genetico, potrà dare uno strumento per conoscere il livello genetico della risposta immunitaria sulle figlie, sulle bovine. And to show you the power of genomics, we'll look at this slide of genetic gain in Canadian dairy cattle. This is the Canadian LPI, Lifetime Profitability Index. Okay, questo è quello che la genomica può fare, è il trend dell'indice di selezione canadese. Between 2000, the year 2000 and 2012. A partire dal 2000 al 2012. And you can see the increase. E potete vedere quanto è aumentato il livello genetico dei tori che sono entrati in fecondazione artificiale in Canada. In 2008 we introduced genomics, and you can see now the increase in the improvement. Ok, l'anno di introduzione della genomica è stato il 2008, quindi dal 2008 potete vedere l'effetto che c'è stato sul miglioramento genetico disponibile per gli allevatori. So we're interested to see, can we do genomics of immune response similar to how we do with other production traits. Quindi qui l'obiettivo della ricerca è cercare di capire se si poteva usare la genomica per come è stata utilizzata per gli altri caratteri su cui si fa selezione. So we've done a couple of small studies to see how this would work, using 680 cows in the first study and 543 unrelated bulls in the second study. Ok, sono stati fatti 2 piccoli studi per provare a capire come ci si poteva muovere su questo aspetto. E in un primo studio si è lavorato con 680 bovine e nell'altro con 543 tori possibilmente non imparentati tra di loro.
So the animals are classified as low, average, or high immune responders. Gli animali sono stati classificati come per la loro risposta immunitaria, quindi suddivisi quelli ad alta risposta immunitaria da quelli a bassa risposta immunitaria. Then the genotype is determined using an Illumina 50K chip. E poi la genotipizzazione è stata fatta usando il chip a 54.000 marcatori, che è quello standard. So they can just see here the classification of the animals that were used in this study. Vedete i numeri degli animali che sono stati classificati nelle due code per le vacche, nei due tipi di risposta immunitaria, la stessa cosa per i tori. This is what the results look like. Confrontando i due estremi si cerca di capire dov'è la differenza a livello genetico. This is called a Manhattan plot. Questo è chiamato, quelli che lavorano per fare gli studi di associazioni, questi grafici li conosco, si chiama Manhattan plot, perché ci sono queste filette, sembrano i grattacieli, ma si chiama così in termini tecnici. So every dot represents one of the 50,000 genetic elements on the chip. Ogni puntino rappresenta uno dei marcatori, dei 50.000 marcatori che ci sono sul chip. The chromosome location is shown on the bottom axis. I numeri sotto sono i numeri dei cromosomi, sono 29. And the probability of that genetic element being significant is shown on the y-axis. E sull'asse della scisse c'è quella è l'ordinata. C'è la probabilità sull'asse delle y, e così non ci sbagliamo. C'è il livello di significatività, cioè quindi quanto è significativo l'effetto di quel puntino rispetto la differenza tra le due code. So the higher up the dot, the more significant it is. Quindi più alto il puntino, più significativa è la differenza tra gli animali che stanno in un gruppo rispetto all'altro per l'area del genoma, dove sta quel puntino lì. So this is the plot for antibody. Questo è il grafico per la risposta anticorpale. And we at first saw 2,580 SNPs significantly associated with the AIMer trait. E hanno trovato che ci sono circa 2580 marcatori associati con un effetto significativo con la risposta immunitaria anticorpale. Then you have to do specific corrections for multiple comparisons. And when you do that, then you're left with 186 significant SNPs. Ok, dopodiché in realtà bisogna, siccome è un test fatto, ci sono delle dipendenze, bisogna fare delle correzioni per cercare di ridurre al minimo la probabilità che quella significatività in realtà sia un falso positivo. Quindi si fa dopo questa correzione, in realtà gli SNP che sono significativamente associati con la risposta anticorpale sono 186. And you can see that chromosome 23 is of particular interest because there are many SNPs on this chromosome that associate with AIMer immune response. E il cromosoma dove si concentra la maggiore livello di significatività è il cromosoma 23. We can look at the same plot, this time for cell-mediated immune response. E se guardiamo lo stesso plot per la risposta cellula-mediata, and you can see lots of significant dots on many different chromosomes. vedete un quadro un po' diverso, ci sono tanti puntini più distribuiti tra i vari cromosomi che possono essere significativi. C'è un quadro un po' meno netto rispetto a una sola zona del DNA. So we started here 2,700 significant SNPs, and once we did all our corrections, we had 21 SNPs significant. Okay, qui siamo partiti da circa 2700 SNP con un effetto significativo, poi dopo le correzioni ne sono rimasti 21. So what's our next steps with genomics? Quindi qual è il passo successivo con la genomica? It's to establish a large reference population of about 5,000 cows and 2,000 C-mix bulls across Canada. E quindi adesso è quello di fare un lavoro su una popolazione molto più grande e quindi di espandere la popolazione sulla base del quale si stima gli effetti dei marcatori a 5.000 vacche e 2.000 tori di Semex
distribuiti in tutte le province del Canada. And this will allow us to see if we can have a commercial test for HIR gene profiles and disease resistance. E questo è per cercare di avere uno strumento che possa andare a determinare il profilo genetico per la risposta immunitaria. And allow much broader application of this technology on commercial farms. E questo permetterà di avere un'applicazione commerciale che può essere utilizzata a livello di allevamento per classificare gli animali all'interno degli allevamenti. Because then they can pull a hair as a source of DNA. Perché possono rilevare un campione di pelo come fonte di DNA, come si fa il test genomico per gli altri caratteri, per chi è pratico, e da questo sulla base di questo materiale DNA si può fare un'analisi e avere un profilo per la risposta immunitaria. Si potrà. And currently we're working with CMIX and Zoetis on this project. E su questo progetto stanno lavorando sia con Semex che con Zoetis. So now I'll finish by telling you a little bit about our research on epigenetics of immune response. Come ultima cosa vi racconto invece cosa stiamo facendo sulla epigenetica della risposta immunitaria. So what is epigenetics? Ok, prima domanda, cos'è l'epigenetica? So epigenetics are when the DNA is uncoiled, it's the chemical modifications to the DNA which allow it to be read. Ok, praticamente sono delle modificazioni chimiche che avvengono a livello di DNA quando il DNA è completamente srotolato e che determinano il fatto che il gene venga letto oppure no. So you can have all the best genes in the world, but if you can't read them because the DNA is supercoiled, they're no good to you. Ok, quindi potete avere i più bei geni del mondo, ma se sono arrotolati e non sono letti, se il gene ce l'avete ma non viene espresso, non potete vedere l'effetto. So it's important we learn more about this. È importante che cerchiamo di capire come funziona questo processo un po' meglio. So you can see some of the chemical modifications, such as chemical changes to these tails on the histones that DNA wrap around. Ok, ci sono delle modificazioni che avvengono su questa coda a livello di istoni. Or another very important chemical modification is methylation of the DNA base cytosine. Ok, e l'altra è una metilazione che avviene a livello della citosina, una delle basi del DNA, e questa metilazione che è quella che attiva la trascrizione. And when regions of the DNA are highly methylated, you get downregulation of transcription. E quando avete una eccessiva metilazione i geni vengono sottoregolati, cioè una depressione della trascrizione, diciamo una riduzione della trascrizione. So how can we look at this information? Come possiamo guardare, cioè studiare questa informazione? And currently the method of choice is called bisulfate pyrosequencing. Il metodo che si usa adesso è chiamato pirosequenziamento bisolfato. And essentially how it works is that you can label with bisulfite, and this distinguishes methylated from unmethylated cytosines, and you get a readout of that. Sostanzialmente il DNA estratto viene trattato col bisolfato e questo permette di separare, individuare il DNA che è stato metilato da quello che non lo è stato. So with that tool in place, we could look at cells of the immune system between our high and low responders. So here's high AIMer and high CIMer. Ok, con questo sistema possiamo cominciare a guardare alle specifiche cellule che sono quelle che fanno parte della risposta immunitaria a seconda delle classi di risposta anticorpale. So in this study we found that animals that had high CIMer produced more cytokines, interferon gamma and IL-4. So high CIMer,
more cytokine. Ok, quindi qui nello studio che hanno fatto hanno visto che gli animali ad alta risposta cellulo-mediata hanno un maggiore livello di citochine sia di interferone gamma che di L4 rispetto a quelli ad alta risposta anticorpale. Now we can ask the question, does that difference have anything to do with epigenetics? Allora, questa differenza, la domanda è quanto ha a che fare con le modificazioni epigenetiche? So from what I told you, if there's more cytokines in the high semer, there should be less methylation if this has to do with epigenetic effects. Ok, quindi l'ipotesi è, siccome ci sono più citochine, in teoria noi dovremmo trovare che negli animali ad alta risposta cellular-mediata dovrebbe esserci una minore metilazione, perché è come se fossero sovraespresse. Abbiamo detto che la maggiore metilazione decresce la produzione, la trascrizione, no? So let's look at the results of the pyrosequencing. Ok, questi sono i risultati. So this is the percent of DNA methylation. Allora, sull'asse delle Y c'è la percentuale di metilazione del DNA. And these are the regions of importance on the gene of interest. E quelle sono le regioni dove ci sono i geni che regolano la produzione di citochine. So you can see that our hypothesis is correct, that the semer is always lower, has less methylation. E se vedete, in tutte e 4 le aree investigate, il livello di metilazione degli animali ad alta risposta cellular-mediata è più basso rispetto a quello degli animali ad alta risposta immunitaria. So epigenetics, so epigenetics does influence immune response. Quindi c'è un effetto, possiamo dire sulla base di questi primi risultati che c'è un effetto epigenetico sulla risposta immunitaria. So our take-home message today, quindi il messaggio che ci portiamo a casa oggi è what you do to the cows today è quello che fate alle vacche oggi affects the generations of tomorrow. Influenza la prossima generazione. So an animal has a phenotype, un animale ha un suo fenotipo, including an immune response phenotype, incluso il fenotipo per la risposta immunitaria. And this is affected not only by the environment, but also by genetics, and now we know by epigenetics as well. E questo fenotipo è influenzato sia dalla genetica che dall'ambiente, ma adesso sappiamo anche dall'epigenetica. So thank you very much for your time, and I'd be happy to answer any questions. This is the current high immune response team in my lab. I really appreciate all of their help, as well as all of the funding from my various collaborators. Ok, questa è una foto di tutto il gruppo che sta facendo queste ricerche, che lavora con l'università, e quindi ringrazio il lavoro che hanno fatto perché l'hanno fatto tutti insieme. E poi vedete invece ringrazia anche tutti gli enti e le istituzioni che hanno fornito i finanziamenti per portare avanti queste ricerche. Thank you. Grazie.